Un saluto cordiale e benvenuti. Oggi entriamo nel vivo di un argomento fondamentale nel mondo dell'intelligenza artificiale generativa, il fine-tuning dei modelli linguistici di grandi dimensioni, i cosiddetti LLM. In pratica vedremo insieme come si può prendere un modello che sa un po' di tutto e trasformarlo in un vero specialista, su misura per quello che ci serve. Allora, per fare le cose per bene, ecco la nostra tabella di marcia. Partiremo dalle basi, ovviamente. Cos'è il fine-tuning? Poi vedremo perché è così utile, quali sono i vantaggi concreti. Faremo un confronto, che è importantissimo, con un'altra tecnica chiamata RAG, per capire bene le differenze. E ancora, daremo un'occhiata a come funziona in pratica, a chi lo usa già. E alla fine, tireremo le somme di tutto quello che ci siamo detti. Perfetto! Partiamo subito. Cosa vuol dire fare il fine-tuning di un modello? L'idea di fondo è davvero semplice ma potentissima. Si tratta di prendere un modello generalista e farlo diventare uno specialista. È il passaggio da una conoscenza vastissima ma superficiale a una competenza profonda e verticale su un argomento specifico. Per capirci meglio, facciamo un paragone. Un modello LLM di base è come un neolaureato super brillante. Ha studiato tantissimo, ha letto praticamente tutto internet, quindi ha una conoscenza generale enorme. Ma c'è un ma. Proprio come un neolaureato, gli manca l'esperienza pratica, la specializzazione per essere davvero efficace in un contesto lavorativo specifico. Sa di tutto un po', ma non è un esperto di niente in particolare. Ed è proprio qui che entra in gioco il fine-tuning. Pensiamolo come un secondo round di addestramento, ma molto più mirato, quasi chirurgico. Non partiamo da zero, assolutamente no. Prendiamo il nostro neolaureato già intelligentissimo e lo mettiamo a fare un master super specifico, usando un set di dati piccolo e focalizzato. L'obiettivo non è insegnargli cose nuove sul mondo, ma modellare il suo comportamento, il suo stile, per renderlo perfetto per un compito preciso. Ok, ma perché dovremmo prenderci questo disturbo? A cosa serve nel concreto tutta questa specializzazione? Vediamo quali sono i vantaggi reali. I benefici sono tanti e toccano punti strategici. Prima di tutto, la competenza di dominio. Possiamo addestrare un modello a parlare come un avvocato, un medico o un analista finanziario, usando la terminologia corretta. Poi c'è la voce del brand. Un'azienda può insegnare all'LLM a rispondere ai clienti con il suo tono di voce specifico. Questo naturalmente porta a una maggiore accuratezza e non solo, aumenta anche la sicurezza, perché possiamo insegnargli a evitare argomenti delicati. Infine, un punto chiave. Riduce le allucinazioni, cioè quelle risposte inventate di sana pianta, perché il modello impara a basarsi su dati concreti e specifici per quel dominio. Attenzione però, il fine-tuning non è l'unica strada per personalizzare un modello. Ce n'è un'altra molto popolare che si chiama RAG, cioè Retrieval Augmented Generation. Capire la differenza tra le due è semplicemente cruciale. Il problema che l'RAG vuole risolvere è questo. Un modello LLM ha una conoscenza congelata, ferma alla data del suo addestramento. È come un'enciclopedia stampata nel 2023. Come facciamo a fargli parlare di un evento successo ieri? O ancora più importante, come fa a conoscere i documenti interni, privati di un'azienda? La soluzione del RAG è geniale. Invece di modificare il modello, gli diamo le informazioni giuste al momento giusto. È come dare a un professore un dossier aggiornato un minuto prima della lezione. Quando arriva una domanda, un sistema va a recuperare i dati più pertinenti da un database esterno e li passa al modello dicendo «Ok, per rispondere usa questi fatti». Il modello in sé non cambia, ma la sua risposta diventa improvvisamente aggiornata e precisa. Quindi il concetto da portarsi a casa è questo. Ed è riassunto perfettamente qui. Il fine-tuning lo usiamo per cambiare il come il modello parla, il suo comportamento, il suo stile. Il RAG, invece, lo usiamo per aggiornare il cosa dice, fornendogli fatti e dati esterni. Con il fine-tuning la nuova abilità è, cotta dentro al modello. Con il RAG la conoscenza viene servita fresca al momento del bisogno. Sono due strumenti diversi per due scopi diversi. Ok, abbiamo capito il cosa e il perché. Ma in pratica come si fa il fine-tuning? Diamo un'occhiata veloce al processo. Fondamentalmente ci sono 4 passaggi. Il primo, e forse il più critico, è la preparazione dei dati. La qualità qui è tutto. Vale la regola d'oro. Se gli diamo dati spazzatura, otterremo risposte spazzatura. Non si scapa. Poi c'è l'addestramento vero e proprio, dove il modello impara dai nuovi dati. Terzo passo, essenziale, la valutazione. Bisogna misurare se è davvero migliorato e, cosa importante, se non ha dimenticato quello che sapeva prima. E solo alla fine, quando tutto è a posto, si passa all'ultimo step, il deployment, cioè l'integrazione del modello nell'applicazione finale.
Durante la fase di addestramento ci sono due strade principali. Da una parte la via massima potenza, il full fine-tuning. Qui si aggiornano tutti i miliardi di parametri del modello. È la soluzione che dà più personalizzazione, ma richiede una potenza di calcolo pazzesca. Dall'altra parte c'è un approccio molto più intelligente ed efficiente, il PEFT. Invece di toccare tutto, si aggiorna solo una piccolissima parte dei parametri, spesso meno dell'1%. Il risultato è incredibilmente più veloce, più economico e riduce anche il rischio che il modello si dimentichi le sue capacità generali. E parlando di PEFT, dobbiamo per forza menzionare l'ora, una delle tecniche più popolari. L'idea è di una semplicità geniale. Si congelano tutti i parametri originali del modello, non si toccano. E poi si aggiungono delle piccolissime matrici, degli adattatori, e si addestrano solo quelle. È come dare al modello un paio di occhiali specializzati per un certo compito, senza dovergli fare un'operazione al cervello. Questo ha reso il fine-tuning molto più accessibile. A questo punto, la domanda è: ma chi lo fa questo fine-tuning? È ancora una cosa da super laboratori di ricerca con budget milionari? Beh, la bella notizia è che la risposta è no. Oggi esiste un intero ecosistema di strumenti open source che semplificano enormemente la vita. Ci sono soluzioni quasi no-code come AutoTrain di Hugging Face, perfette per chi sta iniziando. E poi ci sono framework più avanzati per sviluppatori, come Axolot, Llama Factory o Anslot, che offrono un controllo totale e prestazioni incredibili. E a proposito, come promesso, trovate alcuni link utili a questi strumenti proprio nella descrizione. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. È il momento di fare un rapido riepilogo per fissare bene i concetti chiave. Allora, se dovessimo riassumere tutto in pochi punti, quali sarebbero? Primo, il fine-tuning non serve a insegnare cose nuove, ma a specializzare, trasforma un tuttologo in un esperto. Secondo, la distinzione fondamentale, fine-tuning per il comportamento e lo stile, reg per i fatti e le conoscenze aggiornate. Terzo, e questo è un punto importantissimo, oggi, grazie a tecniche efficienti come PEFT e LoRa, il fine-tuning non è più una cosa per pochi, ma è diventato pratico, veloce ed economico. In conclusione, il fine-tuning non è solo una tecnica, ma una vera e propria strategia. È il ponte che ci permette di prendere la potenza incredibile di un modello di base e di adattarla, di cucirla su misura per le esigenze uniche e specifiche di un'azienda, di un settore o di una singola applicazione. E con questo abbiamo finito. Spero che questa chiacchierata sul fine-tuning sia stata interessante e utile. Grazie mille per aver seguito fino a qui e alla prossima!